Signore e signori, buonasera, buongiorno, bentornati in questo nuovissimo video di Roller Coin in cui insieme andremo a vedere gli achievement o obiettivi in italiano. Prima di iniziare però, come sempre, volevo ricordarvi che in descrizione trovate tutti i miei link social ed un link per iscrivervi a Roller Coin e ottenere 1000 satoshi di benvenuto, oltre a supportare il canale. Ci tengo però a precisare che nel caso già conosciate Rollercoin e vogliate ritornarci, di usare il mio link su un nuovo browser, diverso da quello che usavate in passato, solo per la registrazione, in modo che questa mi venga registrata per potermi effettivamente supportare. Vi ringrazio in anticipo chiunque lo faccia ed ora entriamo nel vivo del video e quindi gli achievement. Allora, cosa sono gli achievement? Beh, molto semplicemente gli achievement o gli obiettivi sono degli obiettivi per l'appunto che una volta raggiunti ci daranno gratuitamente delle ricompense. Li avevo già citati in precedenza, sono nuovi dall'inizio di quest'anno, però voglio vederli più approfonditamente con voi per capire anche quali sono i migliori e verso quali spendere le nostre energie per completarli. Per accederci il pannello si trova ovviamente sulla sinistra del sito, questo qua con il trofeo e il pallino viola che è sempre attivo per qualche motivo, chiamato appunto Achievement. Una volta entrati ci sarà presentata questa schermata con dei primi achievement in cui potremo visitare gli achievement divisi per categoria, tra tutti quelli relativi ai giochi, quelli relativi alla task wall, quelli relativi ai miner, al crafting o alle varie currency. L'ordinamento degli achievement si basa prima sul livello e poi sulla percentuale di completamento del livello corrente. Cosa vuol dire? Che prima verranno mostrati gli achievement in cui avete completato il livello più alto. Per esempio nel mio caso ho prima gli achievement di livello 4, poi quelli di livello 3, livello 2 e così via. E da parità di livello vengono mostrati quelli in cui ho raggiunto una percentuale di completamento maggiore. E nel caso alcuni di questi siano già stati completati, arriverebbero in prima posizione, pronti per riscuotere le ricompense. Come vi avevo detto, appunto gli achievement si dividono in 5 categorie che possiamo filtrare tramite gli appositi pulsanti o possiamo vedere tutti gli achievement in generale con il pulsante Show More o Show Less che mostrerà per l'appunto tutti gli achievement o nasconderà tutti quelli aggiuntivi e mostrerà solo i primi 10. Quelli che avremo già completato, come ad esempio questi due in mio caso, cioè completato tutti i suoi livelli, andranno a finire alla fine in modo che non intralcino la visione degli altri achievement o non siano in mezzo. Ora andiamo un po' più nel dettaglio a vedere le categorie in cui questi achievement si dividono, le ricompense generali e quali sono i migliori achievement da completare. La prima categoria, come possiamo vedere qua in alto, è quella dei giochi. Una volta entratici vediamo tutti gli achievement relativi ai giochi, di cui è presente un achievement per singolo gioco, di cui bisogna completare, anzi vincere tot partite, quindi per ogni achievement coin match, Dr. Hamster, Mission Impossible, eccetera eccetera, c'è un relativo achievement con la quantità di volte in cui bisogna vincere quel gioco. Ed infine c'è un achievement generale, precisamente questo qua, che ci darà ricompense per ogni tot giochi vinti, indipendentemente da quali abbiamo giocato. Questi sono degli achievement molto semplici e all'inizio utili per iniziare sul sito, dal momento che le prime ricompense, quelle del livello 1, come possiamo vedere qua, danno 50 RST per ogni gioco di cui vinciamo 50 partite. Perciò un bel gruzzoletto di RST ce lo facciamo molto velocemente. Successivamente invece per le 120 vittorie otterremo 5 batterie per gioco, poi degli RLT e così via. Anche se le ultime missioni, gli ultimi livelli richiedono davvero una grande quantità di giochi completati, anzi vinti, quindi questi achievement sono utili all'inizio, poi sono lì, prima o poi si completeranno, chi lo sa, non ci diamo troppo peso, una volta raggiunto il livello 3, 4. La sezione successiva invece è quella delle task wall o delle offerte, quindi la seconda pagina. In questa sezione abbiamo come sempre un achievement generale, questo qui, che completeremo quando otterremo RLT in generale da tutte le task o sondaggi che facciamo, e poi un singolo achievement con i suoi relativi livelli per ogni singolo provider principale delle offerte barra task sul sito. Quindi ne abbiamo uno per esempio per CPX, per Prime Survey, Bitlabs e Timewall, che sono i principali offerenti di sondaggi, e poi uno per Torox, che è il principale offerente di offerte invece sul sito. Quindi anche qua, man mano che giocheremo o spenderemo tempo a fare sondaggi o delle task, che non sono da sottovalutare per quando
funzionano e ci danno effettivamente le ricompense, otterremo dei miner in più gratuiti, qualche RLT o cose del genere. Quindi anche qua ottimo fare i sondaggi, che è molto importante e utile, ci dà anche ricompense aggiuntive. La terza parte invece, quella un po' più interessante, è quella relativa ai miners. Questa sezione, che per l'appunto si concentra sui miner, ha anche le ricompense diciamo più interessanti e maggiori. Sono degli achievement un po' generali su tutto quello che si può fare con i nostri miner. Per esempio abbiamo un achievement per il numero di miner che inseriamo nelle nostre stanze, in questo caso il livello 5 richiede 500 miner e ci dà 50 RLT, un achievement per la percentuale totale di bonus che i nostri miner generano, un achievement per la potenza pura invece che i nostri miner generano, quindi senza considerare il bonus, un achievement invece per il numero di miner unici, quindi senza ripetizioni che riusciamo a posizionare, ed un altro achievement per tutte le stanze che abbiamo sbloccato. A mio parere questi sono gli achievement diciamo un po' più importanti, soprattutto agli inizi, perché più si riesce a completare di questa sezione, maggiori sono le ricompense. Come vedete ci sono tanti RLT di ricompensa e anche dei miner molto interessanti come il Roller Punk e il Sunny Barn per la percentuale di bonus. La quarta sezione invece, quella relativa al crafting, si riferisce per l'appunto al crafting o al merge dei nostri miner. Per questo solo due achievement, uno per il numero di miner che craftiamo con minimo 50 TH di potenza ed uno per i miner che invece mergiamo, sempre con minimo 50 TH di potenza. Questi achievement sono molto diciamo passivi che si completeranno sicuramente col tempo, però nel caso qualcuno interessi completarli perché gli piacciono le ricompense, può mergiare i miner più piccolini e semplici tante volte, poi rivenderli, comprarli e andare avanti così con i merge, oppure quei giorni in cui ci sono delle crafting offer veloci che non richiedono tanti materiali si possono fare continuamente per completare l'achievement appunto dei craft. La quinta sezione invece è quella un po' più costosa, diciamo, tra quelle del sito, è quella della currency. Questa sezione, che appunto si basa sulla valuta del gioco, richiede o di aprire loot box, quindi spendere i nostri RLT nelle loot box, spendere RLT in generale nello store, quindi loot box, miner, rack, eccetera, oppure spenderli nel marketplace. Per l'appunto, come detto, questa è la sezione un po' più costosa perché bisogna avere questi RLT per spenderli e i traguardi barra i livelli richiedono un gran numero di RLT, quindi questi achievement non aspettatevi di completarli subito o presto, a meno che non abbiate fortuna con le loot box, però ci vorrà molto tempo. Ma comunque le ricompense non fanno così schifo. Certo, rispetto alla quantità di RLT da spendere sono un po' una presa in giro, però se non ci si dà tanto peso e si completano col passare del tempo in maniera passiva e tranquilla, non fanno così schifo. Possono decisamente aiutarvi una volta che le completerete. Quindi questi gli achievement, le loro suddivisioni, come sono categorizzati e dove possiamo trovarli. Ora invece spostiamoci su un fantastico foglio Excel fatto da Piero con tutte le ricompense e la lista di tutti gli achievement. Il foglio è questo qua, lo trovate in giro sul canale di Piero da qualche parte, tranquillamente collegato, ed è stato creato diciamo per tenere un po' traccia degli achievement, vedere cosa si è completato o non completato e tracciare tutto quello che avete ottenuto o vi manca da ottenere, ecco. Come avevamo già visto dal sito, la parte con più achievement è quella relativa ai giochi, in cui abbiamo i nostri 5 livelli divisi in 50 giochi vinti, 120, 300, 750 e 2500 per singolo gioco, oppure l'achievement della vincita ai giochi totali con 1, 3, 10, 50 e 100 RLT di ricompensa per 500, 1200, 3000, 10.000 e 50.000 giochi vinti. Quindi sicuramente degli achievement in cui ci vorrà tantissimo tempo per essere completati, che però una volta arrivati alla fine una ventina o un centinaio di RLT a gratis, insomma, ci faranno sorridere, un po' piangere per la quantità di giochi che abbiamo giocato, però almeno, dai, il nostro saldo in RLT salirà un po'. Invece per gli achievement non generali ma dei giochi, la prima ricompensa è 50 RST come abbiamo detto, poi 5 batterie, 3 RLT per i 300 giochi, 500 RST per 750 e poi 20 RLT per ogni 2500 vittorie di ogni gioco. La seconda categoria invece, quella delle task wall, non è proprio malaccio come categoria,
come ricompense soprattutto, però ci vorrà sicuramente tanto tempo per completarla, dal momento che le richieste, o diciamo i livelli, sono a 2/5 RLT, 5-10 RLT, 10-50, 50-150 e 150-300, con l'achievement classico generale a 50, 100, 250, 700 e 1500 RLT guadagnati. Questa ci dà come ricompense il Christmas Eve, un buon miner col 5% di bonus, 5 RLT, un fantastico Luxury Life Uncommon col 5.85% di bonus, 50 RLT e poi 150 all'ultimo livello. Mentre gli altri achievement, che sono divisi in due sezioni, ci danno all'inizio 0.25 RLT, poi 0.5, poi ci danno questi fantastici Dasher Sled con 1.74% di bonus, 1500 RST e 15 RLT. Infine Time Wallet Orox danno 0.5 RLT, al livello 2 dei Cryptomorph Uncommon, diciamo miner non granché, poi un Freestyler che ci sta, 1000 RST e 30 RLT all'ultimo livello. Quindi insomma interessante, iniziamo anche a avere dei miner come ricompense che non fanno schifo, soprattutto ripeto questo Christmas Eve, 5% di bonus non male, poi con tutti quelli che otteniamo in giro si può anche mergiare, e quindi insomma le task wall, le offerte, i sondaggi non è qualcosa di cui dimenticarsi, soprattutto le task ve le scaricate sui telefonini, giocate ogni tanto e ottenete qualche RLT. La terza parte invece è quella dei miner. Abbiamo l'achievement della Raw Power che raggiunto un pH c'è da 10 RST, 10 pH 20 RLT, 100 pH 50 RLT, 1 EH 70 e 25 EH, un Roller Punk Uncommon, che vi direi è uno degli achievement migliori per i nuovi giocatori, dal momento che 1/10 pH si fanno abbastanza facilmente di questi giorni con tutti gli eventi che ci sono, e magari si riesce anche a raggiungere i 100 pH per 50 RLT extra, però diciamo che 20 RLT per il raggiungimento di 10 pH non è male ed è anche piuttosto semplice. La quantità di bonus power invece abbiamo 10% di bonus, ci dà 200 RST, 50% 15 batterie, 100% di bonus un piccolo miner col 3% di bonus, 500% di bonus 50 RLT e 1000% di bonus un Sunny Barn al leggendario, che ha un bel 10 pH e 3% di bonus, non fa schifo. Per ovviamente 1000% di bonus ci vorrà tanto tempo per raggiungerlo. I miner nelle nostre stanze invece ti danno 500 RST con 50 miner, 25 batterie con 150, 15 RLT con 250, questo freestyler per 350 miner e 50 RLT una volta raggiunti 500 miner. Quest'ultimo livello, che si può fare comprando i miner più piccolini da una cella nel marketplace a livello basso, diciamo che costa 20-30 RLT a comprarli tutti, nel caso non li riusciamo a ottenere in qualche modo. Quindi se siamo proprio in disperazione e bisogno di qualche RLT extra, teniamoci questo achievement da parte e ricordiamoci che esista, perché è abbastanza semplice completarlo, ci vuole un po' di tempo a mettere giù tutti i miner a comprarli, però diciamo che un 20-30 RLT di guadagno ce lo fa fare con questa strategia. Invece gli achievement per i miner unici, quindi senza doppioni, posizionati nelle nostre stanze, con 10 miner abbiamo un Christmas Eve, con 20 miner unici abbiamo un Luxury Live Uncommon, con 50 miner una Ferris Wheel di livello 4, quindi epica, con 120 miner un fantastico Gingerbread e con 250 miner unici 50 RLT. Quest'altro achievement molto semplice a mio parere da completare, non servono neanche i miner a una cella, però bisogna completare, cioè bisogna comprare almeno 3 stanze, forse anche 2, dipende che miner avete, però non schifoso come achievement, questi 50 RLT qua alla fine sono molto facili da prendere. Lo sbloccare le stanze invece, per la seconda stanza ci dà un Nirvana, per la terza stanza un altro Smaller Paradise e per la quarta stanza invece un Roller Punk Uncommon, con un bel 5% di bonus e 11 pH di potenza. Anche questo ottimo achievement, comprare le stanze è sicuramente importante, quindi fatelo. Le ricompense insomma non fanno schifo, questo Roller Punk è veramente ottimo. Per il crafting invece, che è un po' non credo la sezione migliore, diciamo le ricompense lasciano un po' a desiderare. Per i miner mergiati abbiamo 50 miner 500 RST, 100 miner 5 RLT,
200 miner 1500 RST, 500 miner solo 10 RLT, qua potevano dare anche di più, 1200 miner invece un gingerbread sempre a epico. Invece per i miner craftati dalle offerte, per 10 500 RST, 25 5 RLT, 60 1000 RST, 140 sempre solo 10 RLT, poco, 350 miner invece un altro freestyler, quindi anche questi possiamo mergiarli, ce ne sono due qua riusciamo a farne uno raro in totale, o due uncommon, o un uncommon e due comuni, vedete voi. Infine per gli RLT spesi, insomma le currency, abbiamo sia nel marketplace che nello store 25 RLT 10 batterie, 100 RLT che ci danno 200 RST nel marketplace e 1000 invece nello store, 500 RLT che ci danno un fantastico Luxury Life di nuovo che possiamo mergiare quindi a epico, a raro scusate, con l'altro, e un un Dasher Sled nello store, 15 RLT per 1500 spesi e 50 per 5000 RLT spesi. Infine per le loot box, 100 loot box 200 RST, 500 loot box 5 RLT, 1500 loot box un fantastico Ferris Wheel a epico che si possono quindi mergiare con l'altro che riceviamo, 4000 loot box solo 15 RLT, questo è veramente un insulto perché aprire 4000 loot box si fa perdere in generale un sacco di RLT in più, e 10.000 loot box un fantastico Sunnybar che non fa affatto schifo, sempre a leggendario, quindi anche qua si può fare un merge. E questo è il totale di achievement. Qua sotto vediamo sono 158 in totale, ci danno insomma un po' di currency, RST, RLT, un gran quantitativo in realtà di RLT una volta che arriviamo in fondo, ma soprattutto abbastanza miner che possiamo mergiare per ottenere qualcosa di assai interessante. Quindi non fanno schifo, anzi, un'ottima novità e funzionalità del sito questi achievement. Come detto prima, per i giovani giocatori sicuramente la Raw Power è uno degli achievement più importanti all'inizio, per questi 20 RLT con 10 pH di potenza, e anche fare le task wall non fanno male, cioè anche completare missioni nelle task wall e questi achievement non fanno di certo male. I giochi vabbè ci sono, all'inizio è buono, poi diventano veramente troppi. E questo quindi è tutto quello che ho da dire sugli achievement. Vi auguro una buona fortuna nel completarli, fatemi sapere quali sono i vostri preferiti, io vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ricordo il link in descrizione per iscrivervi a Rollercoin e supportare il canale, da usare nel nuovo browser se già giocavate Rollercoin l'avevate visitato, solo per la registrazione ovviamente. Io vi do un grossissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!